Allora, facciamo un piccolo esercizio con le liste. Mi posiziono in vector e inserisco un punto. Inserisco un number slider al quale do un valore di 0 e lo collego alla y. Inserisco un componente move. Adesso colleghiamo questo punto al move, inseriamo un vettore x, lo colleghiamo all'asse di traslazione, poi creiamo una serie, la colleghiamo a questo e inseriamo un number slider pari a 10 e lo colleghiamo a questo elemento. Ora creiamo un point list per vedere l'elenco numerato di questi punti e creiamo un number slider di 0.5 che ci permette di visualizzare questi punti diciamo in maniera abbastanza grande. Ora prendiamo tutto questo insieme con CTRL C, CTRL V, lo duplichiamo per 2 volte. Andiamo nelle coordinate Y e impostiamo un valore pari a 5, anzi facciamo di meno, pari a 3 e facciamo lo stesso con quest'altro pari a 6 in modo tale che otteniamo 3 file di numeri che corrispondono a questi 3 elementi. Ora creiamo un list item che con CTRL C, CTRL V lo duplichiamo 3 volte mettendolo allineato a questi elementi. Ora prendiamo i punti della prima lista e li colleghiamo qui. Prendiamo i punti della seconda lista e li colleghiamo a quest'altro e prendiamo i punti della terza lista e li colleghiamo a quest'altro. Ora andiamo in parametri, input e inseriamo un panel. All'interno del panel noi possiamo scrivere un numero che vale appunto come se fosse un valore, un po' come diciamo come se fosse un number slider, però con diciamo un valore inserito all'interno. Quindi se io collego questo elemento a questo elemento, lui mi seleziona il punto numero 0. Ora se io volessi che
lui segna per la seconda lista il numero 1 e il numero 2, vado a creare nelle operazioni, creo due somme, quindi questa è la prima e questa è la seconda. Vado sul selettore B e in data item scrivo 1 e confermo. Anche qui vado su 1 e confermo. Poi gli dico che quindi questo lo posiziono qui, questo lo posiziono qua, collego questo a questo, collego questo a questo, poi collego questo 0 a questo in modo tale che quindi questo lo imposto ad 1 in modo tale che qui viene selezionato il secondo punto della prima lista, perché lui fa 0 più 1 e gli esce questo. Poi collego questo a questo in modo tale che questo mi prenda il punto 2. Quindi questi elementi prendono rispettivamente il primo numero della lista, il secondo numero della lista e il terzo numero della lista. Andando in curve, spline, polilinea, posso chiedergli, collegando questi tre elementi, di creare una polilinea che passa per questi tre punti. Diciamo, con questa regola noi possiamo far passare le linee per qualsiasi punto vogliamo di questa sequenza per creare poi un disegno tridimensionale, ad esempio una struttura metallica composta da travi che passano per determinati punti.